Amici di Moto.it, ciao a tutti, mi trovo disperso sulle montagne della Corsica, non so bene dove sono in posti veramente popolati da maiali, mucche e capre bellissime e sono qua per provare delle moto francesi costruite in Oriente, però dallo stile francese, anche un po' britannico e col nuovo modello anche italiano. Oggi mi diverto sulle strade della Corsica con la Mash, provo i nuovi modelli e parto da questa è la TT40 dotata di un motore 400 e vediamo se lo riconoscete. Vi mostro i carter. Questo è un motore di origine Honda, guardatelo se lo riconoscete, è l'XR 400 costruito su licenza da un'azienda cinese, però il comportamento bisogna dire che non l'hanno rovinato, il motore è ancora quello, è un gran bel motore l'XR 400, in questo caso chiamiamolo Mash 400 perché l'origine, vedete, testa monoalbero con 4 valvole radiali, se ricordo bene, poi verificherò per non dirvi stupidate, però la Mash l'ha adattato e l'ha reso moderno, guardate un po', con l'iniezione elettronica, frenone a disco da 320 mm che funziona molto bene, gomme vintage ma dall'ottima tenuta, cupolino, guardate se non sembra di guidare una Laverda degli anni 60, quindi qua un po' di stile italiano, secondo me i francesi della Mash l'hanno giustamente ripreso. Quindi vi dicevo, freno anteriore a disco con ABS a singolo canale perché dietro c'è il tamburo e qui c'è il serbatoio di recupero dei vapori della benzina perché questa moto è Euro 4. Adesso ve la faccio anche sentire. Sentite come gira bene il motore 400 raffreddato d'aria. Opla. Va molto bene, mi ha stupito, pensavo fosse una moto carina, bella da guardare ma poi da usare meno piacevole, invece frena bene, ha delle belle sospensioni e poi ha una leggerezza magnifica che la rende perfetta anche per il pubblico più giovane, per le ragazze e per chi la usa in città, perché il manubrio, anche se vedete un po' qui ai semimanubri, non è affatto basso, è un manubrio abbastanza confortevole. Gli specchietti sono quelli che vanno tanto adesso, quindi molto sporgenti, nel traffico potrebbero dare parecchio fastidio, ma qui su queste strade vanno benissimo. Vi mostro la sella che è comoda anche per il secondo, è molto morbida, sellone. Poi c'è il tappo della benzina con la chiave. Questa moto adesso verrà distribuita in Italia, penso a breve, intorno all'EICMA. Il prezzo non è ancora stato comunicato con precisione, ma crediamo che s'aggiri sui 5.500 euro, quindi un prezzo molto interessante. Però non è l'unica novità Mash. Adesso torno alla base, al paese disperso in fondo a queste montagne e vado a provare anche le versioni molto interessanti per il mercato italiano. Abbiamo la Black 7 125 4 tempi, perfetta per i sedicenni, vediamo come va, e poi proverò anche la nuova Scrambler 250, è veramente un bell'oggetto. Adesso vado proprio a prenderlo e poi ve lo racconto, seguitemi. Non in mezzo alla strada, vada via da lì. Arriva una Mash spaventata dal maiale. Ho fatto un arrivo che mi sono sentito più tamarro di Iannone, però ve la mostro. Questa è la Mash 250 250 che ho provato adesso, la scrambrellina del marchio francese che verrà importata in Italia, e secondo me questa è forse la moto più divertente, più bella. Guardate che linea che ha. Adesso non voglio fare una marchetta alla Mash che non ha bisogno, però è stata veramente una moto divertente. Ve la mostro nel dettaglio, dal motore che è un 250 4 tempi di chiara derivazione Suzuki, e aggiungo una cosa, non è soltanto di derivazione Suzuki ma è fatto proprio in Cina dalla Suzuki, che ha gli ingegneri giapponesi che sono all'interno di questo stabilimento dove viene realizzato il motore Mash, e infatti va molto bene. Bisogna dire che è un motore dall'ottima erogazione, non è molto potente, avrà a occhio e croce 20-22 cavalli, però su strada guardate quanto è piccola la moto, è silenzioso, consuma poco. Mi hanno garantito con l'iniezione elettronica di cui è dotata questa moto consumi ben oltre i 30 km con un litro, ma parecchio oltre, quindi il serbatoio da 12 litri dà tanta autonomia. Vi faccio vedere anche le finiture di questa moto. Ecco il cruscotto completo, perché ha l'indicatore della benzina, qua forse col telefono che uso oggi non si vede benissimo, però c'è anche l'indicatore delle marce, benzina, parziale e totale. Comando dell'acceleratore è molto leggero perché comanda non il cavo del carburatore ma appunto l'iniezione elettronica. Vi mostro l'altro lato,
Su questa moto vedete che non c'è plastica, metallo, e anche dietro vedete c'è il copricatena cromato, il parafango posteriore cromato e anteriore idem cromato. Vi faccio vedere anche la forcella steli rovesciati, ma soprattutto l'impianto frenante a doppio disco dotato di ABS a 2 canali della Bosch, che non può essere disinserito, però vista la leggerezza della moto avete visto che qua su questo sterato semplice ci si diverte ad arrivare anche belli lanciati senza nessun problema. Le ruote sono tassellate e sono di marca sconosciuta, io non l'ho mai sentita, magari voi la conoscevate già. Sono gomme Timsun. All'inizio ero un po' scettico perché sapete, abituati alle gomme migliori delle moto che proviamo di solito, marche giapponesi, inglesi o italiane, Timsun mi suonava un po' strana. Invece vanno molto bene su asfalto, nonostante il tassello bello grosso che rende onore all'estetica della moto, vanno bene. Questa moto arriverà in Italia a un prezzo inferiore ai 4.000 euro e vi racconto qui le caratteristiche di guida perché appunto la GoPro oggi mi ha lasciato. Si è comportata molto bene, è ospitale anche per un motociclista come me di altezza superiore al 1,85 m, ha una sella che è stata rivista rispetto a quelle altre stradali della Mash, è un po' meno comoda e meno imbottita rispetto alle stradali, è più piatta, però è comunque comoda. È una moto compatta nelle dimensioni, la frenata è valida, funziona bene anche il cambio e il motore ha la potenza che serve per dividere le strade di montagna, non si va forte, il che per certi versi è anche un bene, ma è molto lineare, molto dolce, non ha nessuno strappo e le vibrazioni sono molto ridotte. Non mi aspettavo tantissimo perché è una moto economica, prezzo vi ripeto sotto i 4.000 euro, ma ha delle prestazioni molto belle. Si guida in maniera facile, non si rischiano i punti della patente e poi l'estetica è davvero carina. Questa è la versione nera e arriverà in Italia anche la versione rossa col motore, come vedete, nero. Proseguiamo con la prova delle nostre Mash. La più piccola delle Mash, ve la mostro subito, eccola qua. Si tratta della Black 7 125 4 tempi, Euro 4, scarico dotato di catalizzatore, doppio disco, motore 4 tempi di chiara derivazione Suzuki, appunto con l'iniezione elettronica. Questa moto non è dotata dell'ABS ma ha un sistema di frenata combinata molto furbo, perché col pedale del freno posteriore si comanda anche il pistoncino centrale della pinza a 3 pistoni del freno anteriore, quindi una frenata modulata molto molto dolce anche sul bagnato, mentre con la leva si comanda solo il freno davanti. Vedete, questa moto dedicata ai sedicenni, ma non solo, direi, perché ha un prezzo d'acquisto tra i 2.500 e i 3.000 euro molto interessante anche per chi ha qualche anno in più, e di chiara derivazione estetica Norton. Le finiture sono molto buone considerato il prezzo perché c'è tutto metallo, non c'è plastica. Vi mostro anche l'insieme, vedete, sella in pelle, abbastanza comoda anche per il passeggero, considerate che la moto è davvero piccola. Motore rifinito bene perché, come vi dicevo, è un bel Suzukino. Strumentazione, anche il contagiri, sentite il sibilo dell'iniezione elettronica della pompa della benzina. Vi faccio anche sentire il motore. Eccolo, questa moto oggi l'ho usata anche tanto e persino sulle strade di montagna è molto piacevole. Ovviamente non va forte perché i cavalli sono pochi, è adatta appunto alle patenti dei sedicenni, però è un'erogazione molto lineare, molto facile, una frenata sicura e un peso veramente ridotto. Questa moto potrebbe veramente avvicinare al nostro mondo delle 2 ruote a motore anche i giovani che sono attenti alle mode, e sapete che la moda di oggi parla di moto classiche, da un look che non invecchia, un'estetica pulita, semplice e anche prestazioni umane, e questo è molto importante perché così non si spaventano i genitori. Ciao a tutti, alla prossima prova!